Stefano Domenicali si è espresso sul futuro della Formula 1, che è cambiata notevolmente da quando era gestita da Bernie Ecclestone, e cambierà ancora di più nel suo futuro a partire dal 2026 con il nuovo regolamento sui motori. Ma non solo, infatti Stefano Domenicali nell'intervista fatta a motorsport.com da Roberto Chinchero si è espresso su due temi chiave del futuro della Formula 1. Il primo è il cambiamento dei motori, infatti si vuole puntare sempre di più su un e-fuel, ovvero ci sarà un primo periodo di transizione sul motore elettrico per poi puntare completamente sui biocarburanti e sui motori aspirati in futuro. E quindi torniamo anche al sound di inizio anni 2000 con la F2004 di Schumacher che cantava praticamente in pista con benzine completamente sostenibili. E qui sappiamo che il motore elettrico non può essere adattato dalla Formula 1 perché c'è già la categoria della Formula E che lo utilizza. I motori ibridi sono una fase di transizione per arrivare ai biocarburanti. E un altro aspetto su cui Domenicali si è concentrato in questa intervista è quello del budget cap, tanto criticato da diversi team, con Red Bull che l'ha sforato nel 2021, altri team non hanno rispettato le normative, e su questo punto si vuole puntare sempre di più su sanzioni sportive per penalizzare chi non rispetta il budget cap. Ma andiamo più nel dettaglio della discussione per vedere qual è la visione del CEO della Formula 1 su questi macro temi del futuro della massima categoria automobilistica. Prima di continuare vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche, così non vi perdete nessun video che esce qui sul canale. Ogni giorno vi raccontiamo tutte le notizie della Formula 1 e di Ferrari e vi dico anche la mia opinione in merito. Vi ringrazio davvero di cuore tutti i commenti e messaggi di supporto, senza di voi non potremmo continuare con questo progetto, quindi davvero grazie mille. Io sono Rastro e oggi andiamo ad analizzare nel dettaglio le parole di Stefano Domenicali. Come detto, lo stesso CEO della Formula 1 non vuole fare delle guerre ideologiche sulle nuove tecnologie attuali, riferendosi ai motori elettrici e alle batterie, ma pensa che questo tipo di motore non possa essere utilizzato completamente in Formula 1, altrimenti diventerebbe la Formula E. Ma non solo, in generale il futuro della mobilità è basato sui biocarburanti e sappiamo come storicamente la Formula 1 è pioniere di nuove tecnologie che poi vengono portate anche a uso comune sulle strade di tutti i giorni, e l'utilizzo dei biocarburanti sarebbe un gran beneficio anche per la mobilità in senso assoluto. Domenicali si riferisce in particolare nell'uso commerciale, aeronautico, in generale tutte le vetture sul trasporto stradale e anche il trasporto di merci. E questo è vero anche perché un problema alla base delle macchine di Formula E, e oserei dire anche dei motori elettrici attuali, è sicuramente il peso delle batterie. Nella cultura della Formula 1 c'è la priorità nell'alleggerire tutti i componenti della monoposto e l'obiettivo è sempre ridurre al minimo il peso delle batterie, e questo potrà magari essere fattibile a uso stradale, però nel mondo delle corse non si può portare all'estremo. Se tu vai a paragonare anche un motore elettrico con le batterie più leggere del mondo e invece paragoni un motore aspirato che usa il biocarburante, la seconda opzione rimarrà sempre più leggera, e vetture più leggere e anche più compatte, quindi senza l'utilizzo di un motore ibrido che va anche a ingrandire la monoposto, la zona del cofano motore, l'utilizzo di un motore aspirato con i biocarburanti permette di avere vetture più leggere e non c'è neanche quel problema di dover ingigantire le piste, soprattutto la carreggiata, perché le vetture vanno a essere più piccole, come lo erano quelle degli anni 2000. Infatti, se facciamo un confronto tra le vetture attuali e quelle di 20 anni fa, c'è una differenza sul passo della vettura di circa 1 metro, che corrisponde al 25% in più della lunghezza totale della vettura. Un problema che secondo me con le vetture di nuova generazione dal 2022 in poi è stato troppo sottovalutato, ed è uno dei punti per il quale vediamo sempre meno sorpassi, soprattutto in curva, e invece troviamo più sorpassi sul rettilineo in zona DRS, e rendono anche meno emozionante la Formula 1. Oltre a questo discorso molto importante sulla spettacolarità della Formula 1, che con i motori aspirati ne beneficerebbe, c'è anche il discorso del sound del motore. In quanti di voi si sono appassionati alla Formula 1 sentendo il V8, il V10 aspirato che cantava nelle piste della massima categoria automobilistica? Secondo me su questo tema siamo tutti sulla stessa barca, e sentire un V10 aspirato a Monza è musica per le orecchie. E i motori aspirati andrebbero anche più semplificati, e ciò permetterebbe anche a nuovi team di entrare in Formula 1. Domenicali vuole rimanere comunque sul numero 10 di team totali. Un po' di tempo fa c'era stata anche l'ipotesi di introdurre un 11° team, però sembra che il volere delle squadre sia più contrario. Non vogliono dividere la fetta di guadagni con un nuovo team che magari abbandona dopo qualche anno la Formula 1, e quindi questa idea sembra essere in stand-by per il CEO della Formula 1. Ovviamente Domenicali dice che servono sempre più costruttori che utilizzano anche fornitori di benzine diverse, che attualmente è uno dei punti su cui i team stanno lavorando
soltanto per avere il miglior fornitore che offra la benzina migliore in termini di prestazioni, e su questo punto i team possono trarre qualche vantaggio. Non c'è ancora una diversificazione tra i gommisti di Formula 1, attualmente si rimane sempre su un solo fornitore, ovvero Pirelli, però anche su questo tema si potrebbe diversificare, come si è fatto in passato, con per esempio Michelin e Bridgestone. E sul discorso motori si vede che Mercedes sembra essere in vantaggio sulla battaglia per il 2026. Infatti il motore sviluppato a Brixworth sembra essere il migliore attualmente, con Red Bull che rimane con un motore di circa 10 cavalli in meno rispetto alla concorrenza. Il confronto è stato fatto solo tra questi due team, per ora non si è parlato di Ferrari, per questo Red Bull voleva rimanere il più fedele possibile ai motori attuali, non andando verso la direzione di un 50% motore elettrico e 50% motore endotermico, perché il proprio motore sembra essere non all'altezza degli avversari. Vedremo come cambieranno le regole per il 2026, fatto sta che il banco di discussione è ancora molto acceso e bisogna prendere le decisioni il prima possibile, perché il 2026 è dietro l'angolo. Domenicali si è soffermato anche sul discorso budget cap. Ha iniziato dicendo che ovviamente è normale avere un periodo di dominio in Formula 1, come lo sta vivendo quello di Red Bull, bisogna dar merito a loro che hanno sviluppato un'ottima vettura in questi anni, Verstappen è un fenomeno, insomma soliti luoghi comuni che già sappiamo. Un punto importante che ha toccato nell'intervista è sicuramente il fatto che di uno sport uno si ricorda i campioni che hanno dominato quello sport in sé, quindi molto spesso si va a criticare lo spettacolo che magari è assente molte volte, e su questo è vero, però è anche vero che se avessimo troppo spettacolo poi non avremmo un leader, una figura che domina per qualche anno. Quindi come sempre bisogna trovare un equilibrio, una via di mezzo tra spettacolo e la giusta visibilità a chi mostra il proprio talento in pista, sia per quanto riguarda la vettura sia per quanto riguarda il pilota. Detto questo, Domenicali sul budget cap è stato molto chiaro, vuole più sanzioni sportive per chi lo infrange, ci saranno quindi penalità più severe e ci saranno anche controlli maggiori da parte della FIA, a partire dalla TD45 introdotta quest'anno. Si limiteranno quindi penalità su altri punti e si concentrerà su penalità sportive. In molti sostengono che il budget cap sia anche un limite per chi vuole recuperare terreno sui team al vertice, e questo è tema di discussione anche all'interno della FIA. Si sta cercando di dare una mano anche su chi sta investendo sulle proprie infrastrutture per sostenere meglio il progetto della Formula 1, penso per esempio anche a Aston Martin, e c'è sempre il tema anche dei team che siedono al tavolo per decidere le regole insieme anche alla FIA, ed è una cosa insolita in uno sport. Di solito c'è sempre un ente che regolamenta lo sport in sé senza farsi influenzare dai team, e su questo Domenicali ha detto che fa parte del DNA della Formula 1, è sempre stato così e quindi non si può cambiare. Si può cercare di far riflettere i team che la direzione comune migliore per lo sport beneficia anche il team in sé, quindi cercando di non avere troppo una visione egoistica, però questa è l'unica cosa che si può fare attualmente per limitare questo problema, e su questo punto bisognerà convincere anche Red Bull per il 2026, cercando di fare il bene dello sport e non il bene del proprio team, che però porta conseguenze negative nello sport in sé. Domenicali sta anche insistendo sul budget cap di avere i resoconti delle decisioni molto prima. Ci ricordiamo che nella stagione scorsa abbiamo avuto il resoconto alla fine a ottobre, quando i controlli sono stati effettuati a marzo, e questa situazione è inaccettabile sia per i team in sé ma anche per gli spettatori. Le decisioni sul budget cap devono arrivare molto prima. Domenicali ha detto più volte che non vuole snaturare il DNA della Formula 1 e su alcuni punti è rimasto fedele a ciò che abbiamo visto in passato, ma su altri invece si è spinto oltre e ha cambiato di tanto la Formula 1. Pensiamo per esempio che recentemente ha anche proposto per il Grande Slam di dare punti extra al pilota che riesce ad arrivare primo in tutte le sessioni del weekend e fare anche il giro veloce, soprattutto nei weekend della sprint race, dove le gare sono due. Questo non fa parte del DNA della Formula 1 e tanti tifosi tra di voi che seguono la Formula 1 da anni lo sanno. Quindi secondo me alcune decisioni domenicali possono essere più discutibili e a noi tifosi storici magari non fanno tanto piacere, ma tante altre soluzioni sicuramente hanno reso una Formula 1 più giovane, più interessante da seguire, più spettacolare, e su questa nuova gestione di Liberty Media e domenicali ci sono sempre dei pro e contro, ma il motorsport continua a crescere con la 6 ore di Monza del WEC che abbiamo visto. Sicuramente il fatto che la Ferrari 499P vada bene e sta vincendo è un fattore positivo che aiuta il motorsport a crescere in Italia. Fatto sta che ci vuole un'inversione di tendenza per andare sia nella direzione dei tifosi storici, con per esempio l'introduzione del motore aspirato, che sarebbe una win-win per tutti, ma anche cercando di semplificare le regole e aumentare lo spettacolo in maniera non artificiosa, che è uno dei problemi che abbiamo visto in questi anni. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate della visione di Domenicali sul futuro della Formula 1. Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Qui da Rastro è tutto, ci
ci vediamo a un prossimo video.